Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Per chi segue il mio canale questa forma è già nota perché l'ho già utilizzata in un video in cui mostravo l'utilizzo degli approcci circolari. Se non l'avete ancora visto, correte indietro nei video e andate a vedere anche quello che è di sicuro interesse. Sfrutto ancora questa forma qui perché per come era stato risolto il profilo nell'occasione di quell'esercizio, in realtà non piaceva neanche un po' tutto questo passaggio con l'utensile nel pieno, non mi piace neanche un po', ma in quell'occasione il video serviva a mostrare altro e quindi questo aspetto qui l'ho tralasciato. Quello che avete già visto nel titolo è M120 Look Ahead ed è proprio l'argomento che voglio mostrarvi oggi. Se non avete ancora fatto l'iscrizione al canale, fatela. Se non avete ancora detto a 250.000 vostri colleghi che esistono questi video, fatelo prima di iniziare a vedere il video. E io adesso comincio a fare la lezioncina. Allora, M120 Look Ahead, quindi vediamo a cosa serve. Per esempio, questa lavorazione qui va da sé che non ci piace perché questo utensile che lavora nel pieno non ci va affatto bene. A noi piacerebbe tanto poter prima passare con un utensile più grande, in modo da avere l'utensile impegnato di meno. Un utensile più grande prevede che rivaluti eventualmente il mio posizionamento all'esterno del pezzo prima di approcciarmi, quindi mi allontano di qualche millimetro, poi faccio partire la simulazione, o se fossi in macchina davvero l'esecuzione, e arrivato a questo punto tutto si ferma con l'allarme raggio utensile troppo grande. Chiunque ha lavorato un po' con Heidenhain ci ha litigato spesso con questo messaggio di errore. Questo messaggio di errore in realtà lo si può, diciamo, bypassare, lo si può escludere, appunto con la funzione M120. Allora, torniamo nel nostro editing. La M120 va inserita in una riga di programma ove è presente la correzione del raggio. Il blocco suo ideale, direi naturale, è quello di inserirlo nel momento in cui viene anche attivata la compensazione del raggio. Al termine della riga d'approccio, in questo caso, alla richiesta di eventuali funzioni ausiliarie, indichiamo la M120. Ce l'abbiamo anche eventualmente disponibile come soft key qui sotto. M120, quando lo confermiamo con length, prosegue il dialogo con questa richiesta di numero blocchi e a livello di sintassi LA, che è appunto il look ahead. Con LA noi indichiamo quanti blocchi di programma, quante righe di programma vogliamo che il controllo precalcoli per eventualmente adeguare, ove necessario, il suo percorso. Il numero massimo consentito è il numero 99, che è una cosa che ricorda molto Selka. Selka non si sarebbe mai fermato con un allarme di questo tipo perché aveva già al suo interno questo precalcolo di 99 blocchi avanti. Heidenhain invece non ce l'ha in automatico, prima ti segnala l'anomalia, l'errore, e a quel punto l'operatore può bypassare con la M120 il problema, sapendo così che in realtà del profilo che sta andando a costruire rimarranno delle parti ancora da rivedere o da rifinire. Nel nostro caso è abbastanza evidente perché un raggio 8 è quello che dobbiamo costruire, il nostro utensile ha un raggio 20. A volte può essere che in realtà è un problema di decimi e io onestamente preferisco che il controllo mi segnali l'impossibilità di farlo, che io possa eventualmente superare l'ostacolo con la M120 e così so che avrò delle parti poi eventualmente da riprendere e che non mi sfuggono
all'appello finale. Quindi M120 LA99. Appunto avrei potuto usare anche un numero più basso, ma va bene il 99. E così ce l'ha fatta, magari rallentiamo un po' la grafica e vedete che dove prima si era fermato con l'allarme raggio utensili troppo grande, invece ora c'è passato tranquillamente. Poi starà a me prendere atto che su questi raccordi ho del materiale residuo e dovrò vedere di andare a ripulirmelo. Ok? La funzione M120 quindi innesca, diciamo, questo flusso di precalcolo. Questo flusso di precalcolo si interrompe automaticamente al termine dell'esecuzione del programma. Opportuno sarebbe, come in realtà avevo già messo qua prima, opportuno sarebbe inserire all'interno del programma, nel momento in cui non è più necessario questo tipo di intervento, di mettere una M120 con LA0. In questo modo si interrompe questo flusso di precalcolo, si alleggerisce i ragionamenti che deve fare il controllo, ma soprattutto si evitano problemi nel proseguo del programma, perché questo continuo precalcolo, potrebbe creare dei problemi. Sicuramente, come da indicazioni da manuale, la M120 va soppressa prima che vengano poi realizzati dei movimenti con degli assi rotativi, quindi che sia l'M128, che sia la funzione TCPM, che sia il ciclo 19 o che siano le funzioni plane. Quindi questo è il video più corto della mia storia. Spero apprezziate questa agilità. Spero che vi sia utile appunto questa informazione sull'M120. Devo però precisare che l'M120 sui controlli Heideline 620 non è presente, o meglio è presente solo come opzione da richiedere e da attivare. Invece sui controlli 640 e 530 lo trovate già inserito. Su controlli molto più datati è un terno all'otto, sulle serie 4, diciamo, i 416, 426, 430. Mi è capitato di trovarli già inseriti, diciamo, già inclusa, come invece di non ritrovarla. Però questo è, fatevi comprare un controllo un po' più moderno eventualmente. Non ho nient'altro da dire, vi saluto, vi voglio bene e alla prossima. Ciao ciao! Iscrivetevi al canale!